We have two kinds of tourists. Tourists that knows Cinque Terre, knows what to look after in Cinque Terre, and tourists that simply visit Cinque Terre. We have a long history here, and what you come here to see, it's basically just color painted on our buildings. And then they're back on their bus or back on their cruise ship and they're gone, and they've crossed it off their bucket list. So they say they've seen the Cinque Terre, but they haven't experienced it at all. In Italy we call them mordi and fuggi, bite and go away. This is not the tourist that we need in Cinque Terre. Rio Maggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza, and Monterosso al Mare make up the 5 villages of the Cinque Terre in the Liguria region of Italy. It is one of the most enviable places on earth, but not all is right in paradise. According to locals, these tiny towns are suffocating under the pressure of constant hordes of tourists. I came here after I graduated from university, and I fell in love with this area. I had traveled from the far north to the far south. I came here and had this epiphany that this was the Italy that I had imagined. The people were lovely, the place is amazing, and it's a treasure, to be honest, and it hurts my heart to see how things are going, how things have changed. I've seen in the 13 years I've been here this transition, and just in the past couple years, the big transition from independent travelers to these big tour groups. Well, mass tourism is a problem because it doesn't give anything to the village. It's just, let's say, making our life even more difficult because, for example, you can't really catch a train. Especially when there's big groups, they have a big group mentality. They don't move out of the way. It's not like individual travelers that are a little bit more conscientious when they're traveling. You'd have to herd through, and even on the trains themselves, there were safety issues. We are like sardines on a train, but we need the train to go to the city and do our stuff, going to the doctor, go take the groceries, and you can't really get on the train because it's full of tourists. C'è un impatto legato all'ambiente, visto che questi turisti comportano una produzione maggiore di rifiuti, per esempio, e quindi il sistema non è ancora adeguato per smaltire questo alto numero di rifiuti che si producono a seguito di questi tanti turisti. And it's very discouraging, to be honest. I don't see how the future can look bright for us if we continue in this direction. I started the online petition with change.org because we were hearing so many complaints from locals. What we would like to happen would be to have some sort of limitations and controls on the influx of people coming to our area. Però non c'è una strategia di gestione, è un fenomeno che va da solo. Non c'è da parte delle istituzioni per ora una strategia di gestione o di controllo numerico. The region gained UNESCO World Heritage status thanks to the efforts of former Cinque Terre National Park President Franco Bonannini. Although his reign as head of the park ended after a run-in with the law, his passion to preserve the park remains. Abbiamo avuto purtroppo la sventura che ora attraccano le navi a Spezia e vengono nelle Cinque Terre, quindi sono gruppi continui. E allora noi dobbiamo fissare al massimo un numero di al massimo 3 gruppi di crociere al giorno e non di più, perché con questi 3 gruppi possiamo accompagnarli, possiamo selezionare. Se vengono 20-30 gruppi è finito tutto, cioè da noi poi non c'è lo spazio fisico. Tieni conto che non ci sono nemmeno le strutture adeguate per ospitare questi turisti. Molte volte devono cercare un alloggio al di fuori, chilometri distanti il parco, e poi devono venire qui durante il giorno e tornare perché non ci sono le strutture adeguate per ospitare tutti questi turisti. Si dice che il petrolio inquina, no? Ed è vero.
Ma non è vero che il turismo non inquina, inquina anche il turismo. Le prime volte che venivano i tedeschi qui da noi, no? La gente cercava di fare le salsicce per andare dietro, quindi cerca di annullare ogni caratteristica, perché quello che conta sono praticamente l'autenticità, no? Essere autentici, avere una cultura d'appartenenza. Quando la cultura d'appartenenza e l'autenticità si spogliano perché bisogna andare incontro al turista e fare più soldi, è finito. Allora per il turista noi non siamo più una meta ideale. It's a big situation, I would say, not a problem, because it's a big resource here, tourism for people living here, but it indirectly brought some changes in the everyday life of people, because this used to be a community based on the agriculture and fishing, and now tourism is the first source. E spesso quando vengono portati i flussi sul nostro territorio non vengono informati delle criticità, della delicatezza, del perché sono così attualmente le Cinque Terre, e quindi tutto quello che vedono sembra un paesaggio di plastica che è stato montato, messo lì, e quindi guardano ma non pensano cosa sta dietro a questo valore. Well, people don't understand, first of all, that it's terraced because they can't really see it. Tu, se ora ti guardi intorno, non vedi vigneto, non vedi più, il vigneto è lontano dai paesi. The advertising for the Cinque Terre has been mainly pointed on the villages. So every time you take pictures for your friends, you usually take pictures of the village. But we have to preserve the landscape which is all around us. So the terraces, all the vineyards, that's our soul, that's our identity. The thing is that it's very hard to maintain the vineyards. In these places you have big slopes, like big angle slopes. You have to carry all the stuff by yourself up. I muretti richiedono manutenzione, le pietre pesano, gli anziani non ce la fanno più, non sono più in grado di portare avanti queste coltivazioni e c'è una tendenza all'abbandono dei terreni coltivati. Although for the past 60 years, retired railway worker Giuseppe Callo has produced a dry white from his own terrace-grown grapes, that won't be happening much longer. Perché ormai io ho 76 anni, non è che abbia tanta voglia di... Prima ci andavo più volentieri, adesso mi do una calmata, perché in campagna fa freddo, si può cadere, farsi male, e insomma si fa quel necessario. I'm present for you, Sono tre qualità, vermentino, arbarola e bosco, le tre qualità di vino bianco, di uva bianca. Mio figlio lavora alla Spezia e poi c'è questa passione per l'orto, per la campagna, meno male, così mi aiuta. Questo è il classico sistema antico in Liguria che usano per coltivare la vigna, si chiama pergolato. Quando c'è il mare mosso, il vento di libeccio, il vento col salmastro rovina la vigna, rovina le piante. Con questo sistema è più difeso. Io vedo sempre più un abbandono dopo ogni anno, perché la gente che lo coltiva diventa vecchia e non ci va più. I figli non proseguono a tenerlo pulito, in ordine. Così cresce la vegetazione, vengono giù i muri e dopo, per effetto domino, poi invadono, la frana aumenta sempre di più. And that's exactly what happened in 2011 when heavy rain washed soil and rocks from unmaintained terraces into the village. Basically, it rained really heavily through all the morning, and suddenly I could see brown in the water. And I said, this is not normal. Like, there should not be brown on the main street, actually on the square at any time. And I said, this is very bad. That means terraces have been already washed away and there is a hell going on upper in the village. After the floods, Margherita took matters into her own hands. Learning the art of dry stone wall building, she founded organisation Tu Cuoque, aimed at returning the terraces to their former glory. And I started to ask locals who were too old to take care of their land to give me the chance to take care of their land for free and rebuild the walls for them myself. It's a lot of work,
So usually in the summer I have volunteer camps of international young people who come to learn about the traditional way of dry stone wall building. There is nothing natural in the Cinque Terre. Everything here is artificial, and that's the exceptional part of it. That's why we are UNESCO. I mean, it's not because of the cute villages, it's because 1,000 years of people decided they would change the whole landscape. So it's a huge, impressive terrace landscape all the way to the top of the hill. L'agricoltura che si è sempre fatta nelle Cinque Terre è un'agricoltura estremamente sostenibile. Ora, sostenibile nel senso che è un'agricoltura a bassissimo impatto per quanto riguarda l'uso di agrofarmaci e macchinari che possono essere impattanti negativamente sul suolo, sulla stabilità del suolo e sulla struttura del suolo. Il problema è la geomorfologia del territorio rende l'agricoltura estremamente costosa e dall'altra parte i prodotti non hanno il giusto tornaconto economico. L'economia basata sulla viticoltura dovrebbe essere supportata dalle istituzioni. Intanto chi fa già viticoltura come noi dovrebbe essere aiutato e supportato anche a livello tecnico. Quello che dobbiamo cercare di fare è far capire che la vera ricchezza delle Cinque Terre è quella collina, quindi invertire questo processo di abbandono e renderlo complementare all'attività principale economica che è quella turistica. Mi auguro, anche se non sono così sicuro, che nei prossimi anni ci sia appunto una controtendenza, una soluzione per mettere in sicurezza questi paesi meravigliosi e l'unico modo è creare un'economia legata al territorio, cioè creare aziende che possano dare reddito e quindi mantenere i paesi, anzi e migliorarli, farli più belli. Questo è il mio augurio, non lo auguro, ma... Tourists who know what to see, what to look for, want to discover the soul of Cinque Terre. And the soul is not only in the village, is not only in the sea, is also in the vineyards.